Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi un video veramente da appassionati. Se però vi siete persi i video di settimana scorsa in cui ho annunciato le novità Borbone per il 2022 e la Baby Frog attesissima da voi che già trovate ordinabile sul mio sito che vi lascio in descrizione, andatevi a recuperare i video. Ma oggi parliamo veramente da tostatore a tostatore perché ho incontrato Davide Gobelli. Davide è il vincitore del campionato italiano tostatura 2020, quindi è un tostatore come me, ma ha anche vinto un premio di cui veramente andare orgogliosi e mi sono fatto un confronto, una chiacchierata a lui su tanti aspetti del caffè che tutte le volte tanti di voi mi domandano e mi sono voluto confrontare con lui dall'alto della sua esperienza. Lui è il titolare di Garage Coffee Bros, una torrefazione piccola in provincia di Verona, ma comunque abbastanza grande per avere alcuni bar che appunto utilizzano il loro caffè. Mi sono confrontato con lui su tantissimi argomenti. Oggi vi lascio solo mezza intervista e poi se vi fa piacere scrivetelo nei commenti perché nelle prossime settimane vi farò vedere anche l'altra metà. E inoltre voglio premiare come sempre un assaggio dei miei caffè, qualcuno di voi che ha commentato il video settimana scorsa. Se volete essere voi a vincere, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e commentate qui sotto questo video. Ma adesso vi lascio l'intervista con Davide e poi a fine video vi dico chi avrò premiato di voi che ha commentato il video settimana scorsa. Oggi in fiera è l'occasione per fargli vedere un po' di cose speciali, assaggiare qualcosa di speciale e anche parlarne con te, che comunque sei quello che ha vinto la tostatura, no? Giusto, è vero. Raccontami quel 2020. premio perché... Beh, il campionato tostatura c'è da ormai quasi 10 anni ed è un campionato che in realtà si rifà a un campionato italiano nazionale, ma che si rifà poi a un campionato mondiale. Visto il campionato mondiale di tostatura da 10 anni, sempre, da quando è iniziato in Italia, tra cui uno dei campioni italiani, campioni mondiali nel 2017 è stato un italiano, anche se poi a livello mondiale gli italiani non si sono mai classificati in posizioni molto alte. Questo fa sempre capire quanto gli italiani ancora dobbiamo imparare sul mondo caffè, nonostante l'italiano medio pensi di saperne tantissimo e che basti essere italiani per saper fare caffè. Sì. Quindi è un campionato che dura 3 giorni, in 3 giornate hai delle prove. La prova chiaramente principale è la prova di tostatura, quindi hai a disposizione la possibilità di tostare, anzi l'obbligo di tostare una singola origine e un blend. Nella singola origine tutti i caffè che non conosci prima della gara, Okay. quindi è... Non te lo porti tu da casa quello che Non te lo conosci, porti cioè. tu da casa, lo trovi lì, il giorno prima ti fanno il briefing e ti dicono quali siano i caffè che dovrai portare in gara, tutti gli stessi caffè, quindi in realtà vince chi interpreta al meglio il caffè che gli viene dato in quel momento. Per farlo probabilmente è necessario avere la competenza e l'esperienza, perché sia la competenza che l'esperienza poi sono la parte fondamentale per sapere in qualche modo improvvisare al meglio, però rispetto a un evento come quello di dare un caffè che non conosci e quindi interpretarlo. Ti viene lasciata un minimo di tempo per interpretare il caffè, per assaggiarli, per tostarli e poi successivamente per assaggiarli, per cercare di capire che potenzialità potrebbe avere il caffè, quindi quale sia la strategia di tostatura, lo stile, e poi il giorno successivo fai la gara vera e propria. È una gara che in qualche modo è democratica perché mette un po' tutti nelle stesse competenze, cioè nel momento in cui le altre gare ognuno porta il proprio, come dire, qualcosa di preparato prima, ad esempio il proprio caffè. Lì hai tutti a disposizione la stessa materia prima, ciò che cambia è le tue skills nell'interpretarla. Sì, e poi quella capacità di riconoscerlo e adattarti tu Esatto. subito a quel caffè, perché... In realtà poi il tostatore deve fare questo, no? Cioè nel senso, il tostatore quando gli arriva un caffè nuovo, e ce ne sono tanti di caffè nel mondo, ogni caffè diverso ha bisogno di uno stile diverso di tostatura e un approccio diverso. È chiaro che ogni tostatore fa questo tipo di lavoro all'inizio, solo che non lo fa in un'ora, lo fa in giorni, Sì. settimane. Lì poterlo fare in un'ora lo fai in maniera molto efficace nel momento in cui hai comunque anche una certa esperienza nel tostare certi tipi di caffè. Sì, è anche la capacità di saperlo interpretare. Capacità di saperlo interpretare molto rapidamente. Ovviamente io sono un umile tostatore, ho la mia tostatrice 4 kg, però mi piaceva chiederti se spesso mi chiedono, chi mi segue, fai una nuova miscela, no? E io ogni volta che penso a una nuova miscela
richiesta mi vengono i capelli bianchi, perché quanto ci vuole per creare una nuova miscela? Cioè io ci metto una vita tra interpretare il caffè, trovare la maniera per tostarlo e poi fare le 1000 prove che fai. È evidente che richiede tempo, però bisogna anche capire se quel tempo che stai investendo poi viene in qualche modo ha un riscontro, ha un risultato. Anche noi come torrefazione, noi abbiamo una 6 kg comunque, quindi non siamo grandi torrefattori, anzi siamo micro torrefattori anche noi. Noi con la nostra macchina ovviamente quando ci arrivano richieste del genere facciamo il tuo stesso iter, quindi intanto c'è da capire il cliente cosa voglia prima di tutto, poi se rientra in quello che noi possiamo fare per il cliente, perché a volte non è un cliente magari targetizzato che cerca altri prodotti rispetto a quelli che noi abbiamo, quindi è evidente che noi non possiamo fare altro. Avere una tostatrice così piccola fa sì che c'è il limite, no? Giustamente Sì. di fare un prodotto diverso, perché Non vogliamo far male, l'abbiamo presa piccola appositamente perché vogliamo farlo diverso e non viceversa. Per me non è un limite, è un pregio. Sì. Poi in realtà è ovvio che ognuno di noi, immagino, punti a una 15, 20 o 30 o 60 kg. Però per esempio noi stiamo molto bene con le macchine piccole perché è il nostro core business fatto così, cioè noi nasciamo per quello, come micro torrefattori. Poi ti permette anche di sperimentare, no? Perché Molto. su 6 kg puoi fare... Poi lo sperimenti anche sulla 30, però evidentemente con altri costi. Quindi sì, la 6 kg è una macchina molto versatile, generalmente i micro torrefattori partono dalla 6 o la 15. Sì. L'interpretazione poi, cioè quindi dopo aver capito se abbiamo targetizzato il cliente o meno, c'è uno studio delle materie prime e di come miscelarle per cercare di capire e dare al cliente finale quello che lui voleva, e lì chiaramente non è una tostata, sono vari, è un processo che ti porta a, evidentemente come un po' tutti noi comunque la miscela la facciamo dei caffè che già abbiamo, a meno che non sia un cliente veramente molto particolare per cui creare una miscela ad hoc anche acquistando del caffè verde ad hoc, ma la maggior parte dei casi sono miscele che noi creiamo da caffè che già conosciamo. Noi per la maggior parte vendiamo comunque singole origini e non li misceliamo se non in alcuni casi quando richiesto, quindi conosciamo il profilo e quello che è la potenzialità di ogni caffè che cerchiamo di vendere tutti i giorni. Il difficile in realtà è mettere insieme i caffè, perché non è matematica, No. è alchimia, quindi ciò che nella testa tu hai potrebbe essere confermato come miscela oppure potrebbe essere completamente contrastato e devi ricominciare da capo, quindi lì è la parte più difficile secondo me del processo, che lo allunga un po'. Sì. C'è anche da dire però che poi il successo viene, insomma, si fa. Poi quando arriva il gusto comunque Sì, poi è anche insomma, esaltante, è immagino. la soddisfazione. D'altronde se fosse così facile non sarebbe poi così soddisfacente. Confermo. E poi la mia battaglia è un po' quello sempre nel cercare di portare la cultura del caffè. Io vedo tantissimi che mi seguono che nascono con, vabbè non facciamo nomi, però che bevono quello, no? Che è quello che poi alla fine vince sempre, è quello che sta più in pubblicità, che sia sulle cialde, sulle capsule, che sia sul macinato, vincono sempre quei brand che neanche a farlo apposta sono più presenti in pubblicità, e questo ci deve far pure riflettere. Beh, forse in realtà è il nostro limite, non è il loro pregio, o meglio è il loro pregio, ma è anche al contrario il nostro limite, cioè il limite dei piccoli o degli artigiani in particolare credono che la qualità da sola riesca a vendersi. In realtà noi la pensiamo un po' diversamente, pensiamo che la qualità debba essere affiancata a delle ottime operazioni di comunicazione e di marketing, perché se tu hai un ottimo prodotto al giorno d'oggi non lo vendi da solo. 30 anni fa aprivi la bottega e la gente ti entrava dentro perché avevi la buona mortadella, i buoni panini, il buon salame, quello che volevi, il buon caffè magari. Oggi comunque ne hai tanti che vendono, e comunicare nel modo giusto è secondo me e secondo noi strategia ideale per poi chiaramente se hai un prodotto di qualità. È evidente che molto spesso la qualità arriva al secondo piano addirittura rispetto alla comunicazione, altrimenti non si parlerebbe magari di grandi marchi che... Ma infatti dovremmo riuscire a ridare la percezione non tanto appunto della pubblicità che vince, ma proprio ritornare alla vera qualità, no? Che non è quella raccontata in pubblicità, ma è quella che uno deve saper riconoscere. Qui penso alla Coffee Training Academy. Sì, no? divulgare però vedi anche lì, divulgare la qualità molto spesso a un pubblico non preparato ad ascoltare la qualità,
va studiata la divulgazione in maniera corretta e graduale. Non puoi pensare che le persone abituate da decenni a bere o in qualche modo a consumare un prodotto che loro pensano di alta qualità ma che in effetti non lo è, e noi addetti ai lavori lo sappiamo, non puoi pensare di comunicarglielo così dal giorno alla notte tra capo e collo, perché in realtà non farai altro che nella loro testa allontanarli dal tuo scopo finale, che è divulgare, Sì. educarli. Loro hanno sempre fatto così, hanno sempre consumato così, hanno sempre avuto questo come riferimento. Quindi, ancora una volta, strategicamente, nella parte comunicativa, tu devi portarli piano piano dalla tua parte, senza stravolgergli la vita, ma facendoli capire piano piano che magari quello che fino adesso era per loro qualcosa di qualitativo, forse non lo era troppo, ma non lo puoi fare dall'oggi al domani. E comunque ci sono tante sfaccettature e quindi anche la gradualità di portarci, no? Noi lo sappiamo che alcune miscele ti riescono a entrare prima dentro perché magari sono più vicine ma ti portano Bravissimo. già verso sentori nuovi, e poi arriviamo a concetti più esasperati. Che è quello secondo me che dobbiamo comunque fare bene o male in Italia. In Italia sappiamo che la qualità forse è medio-bassa e la preparazione dei clienti è medio-bassa sul caffè. Non puoi dargli prodotti estremi perché, per quanto li possano capire, poi comunque non rientrano nelle loro corde e quindi non sarebbero consumatori, diventerebbero solo gli assaggiatori una volta per dirti sì, è buono, ma per farli venire dalla tua parte devi lavorare con prodotti, inizialmente prodotti che siano simili a quelli che loro ricepiscono come caffè, ma magari qualitativamente più puliti, più profumati, meno difetti, e poi piano piano li porti dalla tua parte. E questo però sicuramente mi fa pensare a quel discorso. Ok, vediamo allora chi viene sorteggiato per vincere un assaggio delle mie miscele. Scrivetemi alla mail chi ha vinto, il nome, cognome, l'indirizzo di consegna e anche il cellulare. Vince Silvestro Vendemia. Silvestro, complimenti, scrivimi nella mail che trovi in descrizione, ti manderò un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri iscrivetevi al canale, commentare questo video e potreste essere voi a vincere sabato prossimo. Un saluto da Claudio, ciao!